C'è un passaggio nella Bibbia scritto quasi 2000 anni fa. Apocalisse 13:17. Dice che verrà richiesto un marchio sulla mano destra o sulla fronte e senza quel marchio non potrai né comprare né vendere. E per la maggior parte della storia umana le persone hanno pensato che questa fosse solo una metafora, un messaggio simbolico. Ovviamente nessuno poteva immaginare che la tecnologia avrebbe potuto rendere tutto questo possibile. Se però stai guardando che cosa succede là fuori nel mondo oggi e come è successo in passato per ogni crisi finanziaria, economica, potrebbe portare ad una maggior centralizzazione. Stiamo passando dall'era industriale all'era intelligente, un cambio di epoca che modificherà come comunichiamo, come lavoriamo, come viviamo. E nella nuova era la base sarà la conoscenza, i dati, l'intelligenza. E quella profezia scritta 2000 anni fa nel mondo moderno la possiamo chiamare griglia di controllo digitale. Lo so, suona un po' cospirazionista. Ma non ti sto chiedendo di credere a una profezia, ti sto chiedendo di guardare i fatti, di guardare i dati. E in questo video ti mostro proprio quei dati, quei fatti, perché tutto questo sì, c'entra con la finanza, c'entra con l'economia, perché getta le sue basi proprio nel sistema del denaro. E voglio fare una premessa prima di partire. Non sto dicendo che un'identità digitale sia automaticamente malvagia, non sto dicendo che Sam Altman e qualsiasi altra entità coinvolta stiano cercando di costruire il marchio della bestia, e non sto dicendo che sia tutto questo il male assoluto. Sto semplicemente portando i fatti, i dati. Perché vedi, se prendiamo ognuna delle tre cose che sto per mostrarti singolarmente, non sono un gran problema. La moneta programmabile potrebbe ridurre drasticamente i rischi di frode, per esempio, e rendere sicuramente molto più semplici i pagamenti. L'identità digitale? È comoda, non perdi più i documenti, è tutto su uno smartphone, molto più semplice, molto più veloce. Così come telecamere ovunque ridurrebbero sicuramente i crimini e ci farebbe stare tutti più sicuri. D'accordo, questi tre elementi singolarmente sono relativamente buoni. Il problema è nel momento in cui tutte queste tre cose saranno gestite da un unico sistema, un unico punto di controllo. Ecco lì che il discorso cambia. E per spiegarti quello che sta succedendo, prenderò le parole di Catherine Austin Fitts, banchiere di investimento americano ed ex segretario all'edilizia sotto il governo Bush. Lei parla di tre pilastri. So there are three sort of pillars that I track. One is the programmable money, and that's what we at Solari are trying to stop. The second is the digital ID, because you need digital ID systems that are interoperable globally. And then the local hardware. And those are sort of the three pillars. Tre pilastri che sono in costruzione e anzi che sarebbero quasi totalmente ultimati. Tre pilastri che ti mostrerò lungo questo video e sul quale ci focalizzeremo per capire effettivamente in che direzione stiamo andando. E mi raccomando, resta fino alla fine perché ti mostrerò anche l'impatto che ha tutto questo sulle nostre tasche, sui nostri investimenti. Visto che parliamo di finanza, uniamo le due cose. Arriviamo al primo pilastro, la moneta programmabile. Oggi usiamo già un denaro digitale, un denaro che è composto da numeri scritti su un computer che noi vediamo sul nostro conto, andiamo a pagare con la carta e ci vengono sottratti, oppure ci mandano dei soldi e tac, aumenta il nostro saldo digitalmente. Bene, la differenza tra una moneta programmabile e una moneta digitale è che la moneta digitale non segue delle logiche particolari, se non quelle di entrata e uscita, banali. La moneta programmabile invece può essere appunto programmata. Quindi stiamo parlando di un denaro che può nascere per esempio con una data di scadenza, con dei limiti strutturali, può comprare questo ma non può comprare quello, o con delle aree in cui può funzionare, o ancora delle proibizioni potenzialmente. Per esempio ti può arrivare lo stipendio con una data di scadenza, magari i tuoi 1200, 1500 euro, 2000 euro, quello che hai di stipendio, arrivano sul tuo conto e hai 30 giorni per spenderli, dopodiché verranno revocati. Questo è un esempio. Oppure puoi spendere ma solo all'interno del tuo comune, o solo all'interno della tua regione, o solo in determinati siti, o solo per determinati prodotti. Magari posso vietarti di comprare criptovalute o di comprare determinati beni per la tua impronta di carbonio, perché lo scorso mese hai consumato troppo viaggiando con la macchina. Ecco, questo è quello che può fare una moneta programmabile. Che cosa serve? Tecnologia abbinato ad una legge che permetta di fare questo. La tecnologia già esiste. Esiste il denaro programmabile che è nato proprio con la blockchain. Guarda le stablecoin che tecnicamente possono essere programmate, gli smart contract su Ethereum che danno proprio la possibilità di creare un denaro programmabile con delle determinate logiche e che funzioni in determinati modi. Dall'altra parte la parte legislativa, questa è in fase di costruzione.
e anzi sono anche abbastanza avanti. Per esempio il Genius Act del 2025 getta la base regolamentare per le stablecoin, quindi per l'utilizzo appunto di queste valute che fanno un po' da sostituto nell'era digitale delle valute tradizionali, dollaro, euro e così via. C'è un punto di connessione però qua importante, cioè la connessione col Dipartimento del Tesoro, dove ho un KYC, quindi una verifica di identità, dove ho un mio storico, dove ho tutte le pratiche di antiriciclaggio. Bene, a questo punto che cosa succede? Succede che nel momento in cui io spendo quel denaro in un certo modo, tac, con questa connessione diretta possono bloccarmi, possono limitarmi in determinate cose, possono vedere se quello che sto facendo è legittimo o meno e possono anche sanzionarmi all'istante. Questo dà un input per lo step successivo, quello del credito sociale. E lo so che sembra fantascienza. Già esiste, in Cina esiste già un credito sociale. In Cina se non ti comporti in un certo modo ti vengono sottratti punti da quel credito sociale oppure vengono aumentati a seconda appunto del tuo comportamento, di quello che fai, e questo impatta direttamente la tua vita. Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan, start a business, buy an apartment, or even send your children to a private school. Ad esempio, giusto per citare un dato, ci sono oltre 30 milioni di voli, treni bloccati in un anno per questo motivo qua. Quindi per cittadini che si sono comportati in un determinato modo, quindi non hanno un punteggio di credito abbastanza elevato per potersi spostare e utilizzare quei servizi, oppure per poter accedere alle scuole migliori. Ecco, questo è già realtà. Con una moneta digitale e programmabile, questo diventa ancora più semplice da implementare e passa alla versione 2.0 del credito sociale. E capirai benissimo che da lì a controllo è un attimo. E qui non siamo da meno. Anche l'Europa sta puntando in quella direzione, con quelle che si chiamano le CBDC, le Central Banking Digital Currency, cioè le valute digitali della banca centrale. It is thus essential to swiftly adopt the regulation on the establishment of the digital euro. E il punto chiave è che tu mi dirai: ma com'è possibile che questa roba qui venga implementata? È possibile perché non verrai obbligato a utilizzarla, ma verrà data come servizio, come innovazione, inducendo le persone a scegliere di utilizzare questa roba qua. Ma perché vogliono le stablecoin? Perché Stati Uniti, perché l'Europa, perché il mondo vuole una valuta digitale? Non è solo una questione di controllo, di tracciamento, di capire chi sta spendendo che cosa, ma è anche uno strumento per andare a lavorare sul deficit che attualmente per esempio gli USA hanno per quanto riguarda il proprio debito. Il debito degli USA è esploso. Ha superato i 39 trilioni di dollari e questo debito rischia di mandare veramente in default gli Stati Uniti. Perché? Perché sempre meno stati stranieri, quindi noi, Giappone, Cina, acquistano il loro debito, quindi acquistano obbligazioni americane. Quindi con le stablecoin possono prendere quelle obbligazioni e andarle a infilare in tasca a ciascun singolo cittadino senza che neanche lo sappia. Come? Proprio perché per ogni stablecoin emessa con il Genius Act si chiede un equivalente in dollari 1 a 1 o titoli equivalenti, cioè treasury. Di fatto ogni USDT, USDC o qualsiasi altra stablecoin legata al dollaro ci sia sarà 1 a 1 con dei treasury. Quindi noi che li utilizziamo per i pagamenti e cose varie, in realtà ci stiamo accollando il debito statunitense, ma questo è un altro discorso. Il mondo sta correndo in questa direzione. Larry Fink, CEO di BlackRock, sta puntando tantissimo sulla tokenizzazione di tutti gli asset finanziari. Cosa significa però tokenizzazione di tutti gli asset finanziari? Azioni, immobili, insomma qualsiasi cosa. Significa che io posso, sì, tradare, comprare, vendere, fare quello che voglio 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, sempre, ma potenzialmente introducendo la leva del controllo e introducendo la programmabilità e introducendo il concetto di identità digitale, io posso sapere esattamente chi ha che cosa, anche oggi si sa, però in un modo diverso, perché io posso congelare, per esempio, le tue partecipazioni azionarie o in un ETF, in un lampo, grazie proprio a questo sistema qui. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. Ma non voglio buttare troppa carne al fuoco, abbiamo ancora 2 pilastri da guardare, quindi andiamo a vedere il secondo pilastro, quello dell'identità digitale. Abbiamo messo il primo pilastro, la moneta programmabile, ora però c'è la necessità di prendere quella moneta e associarla a qualcuno, ad un'identità. E non lo dico io, per esempio la BIS, le Nazioni Unite, è pieno di documenti, vatteli a cercare su Google, in cui dicono che Digital ID,
quindi identità digitale e CBDC, è necessario che siano progettate per lavorare insieme, perché io ti do una moneta digitale, ma se quella moneta digitale non è associata alla tua persona, alla tua faccia, io come posso controllare effettivamente ciò che fai? Sì, posso farlo tramite il tuo wallet, ma io devo vedere chi sei, che cosa fai, come ti muovi lungo la tua giornata. Ma come si fa sta roba qui? Beh, ancora una volta la soluzione è molto più semplice di quel che sembri. Sam Altman, founder di OpenAI, quindi ChatGPT, ha lanciato nel 2025 un progetto che ha riempito il mondo di queste palle argentate che scansionano l'iride, che scansionano l'occhio, gli orb. Ha lanciato un progetto chiamato WorldCoin. E questo progetto che cosa fa? Beh, ti scansiona l'iride, che per inciso è l'unico dato biometrico che non può essere falsato ed è univoco, quindi è l'unico ad essere unico per ciascuna persona. Il progetto consiste nel scansionare appunto l'iride, creare un'identità digitale della persona di cui è stata scansionata l'iride, in modo che possa utilizzare quell'identità digitale per accedere a servizi e quindi distinguerlo da una potenziale AI. Sì, perché nel futuro con tutti questi AI agents, robot e robe varie, come faccio a sapere che tu sei un essere umano veramente? Bene, tramite proprio la scansione dell'iride, creando questa identità digitale. Scansionando la tua iride avevi in premio anche questi WorldCoin, che era una valuta, sostanzialmente una cripto, che potevi spendere, utilizzare, investirci, fare insomma un sacco di roba. Risultato? Oltre 18 milioni di persone hanno volontariamente scaricato l'app e si sono scansionati l'iride. Oggi questo servizio è in implementazione su Tinder, Zoom, Shopify, DocuSign e anche per diverse operazioni governative, e quindi lo si sta scalando appunto su larga scala. Ecco che anche questo tassello è già pronto, c'è già questo ID digitale. Qual è la particolarità? Beh, la particolarità è che se venisse hackerato per esempio il database di tutta sta roba qui, se ti venissero sottratti i dati biometrici, se venissero riutilizzati da qualche parte, se fosse collegato tutto questo a un credito sociale e tu ti vedessi limitato nei tuoi movimenti perché qualcuno dall'altra parte del mondo ti ha hackerato e sta usando la tua scansione dell'iride, ecco ci sono delle vulnerabilità importanti. Al di là di questo è comunque una roba totalmente distopica. E ti faccio tornare su un concetto. Il concetto dell'occhio, giusto per far divertire un po' i cospirazionisti che mi stanno guardando. Scherzi a parte, arriviamo al dunque. Il trigger qui qual è? È la velocità con il quale stanno succedendo una crisi dopo l'altra. Post pandemia, se hai notato, ci sono state guerre, c'è stato un mondo di roba. Tutto ravvicinato, tutto uno dopo l'altro, e ognuno di questi ha aggiunto un tassello. Al tempo, quando parlavo dell'applicazione del Green Pass, dicevo che sarebbe naturalmente evoluta in un'identità digitale e un wallet potenzialmente. Al tempo mi dissero che dicevo cazzate, oggi col senno di poi è così. Scott Galloway negli Stati Uniti afferma che nella prossima pandemia, e quindi per inciso significa che è in programma, la prossima pandemia sarà più digitale. Problema? Più digitale significa più controllo significa più vulnerabilità per chi non si adegua, chi non si vuole farsi ringare, chi non vuole rispettare dei lockdown senza senso, chi non vuole rispettare delle norme senza senso, chi non si vuole fare internare e mettere in quarantena. Cioè ci sono tutta una serie di cose che tramite il digitale diventano difficili da gestire. E quello su cui vorrei calcare la mano è che l'infrastruttura che abbiamo visto durante la pandemia, che ci ha tappato le ali di fatto e ancora la gente ci è rimasta sotto perché il distanziamento sociale, tutti questi concetti che sono stati inseriti nella testa della gente continuano ad essere lì latenti, continua a esserci paura, basta che uno starnutisce e tutti si spaventano. Ecco, questa roba qui tu immaginala amplificata e permanente. Però abbiamo ancora un pilastro da vedere, quindi arriviamo al pilastro 3, la sorveglianza digitale. Hai notato come ultimamente ci sia una corsa verso non solo l'AI e i data center, quindi dei grossi centri che riescano a elaborare montagne di dati, così come il computer quantistico, così come tutta questa roba qui, questa tecnologia qui, collegata a dati da analizzare, enormi quantità di dati da analizzare, satelliti, telecamere e torri per le connessioni, per i dati, per i mobile.
C'è in atto una vera e propria corsa per l'infrastruttura energetica che deve supportare l'AI e tutta questa roba qui tecnologica. E abbiamo già una tecnologia di tracciamento che è diventata molto più potente rispetto al passato. Cioè oggi tramite i nostri telefoni, i nostri smartphone, possiamo essere localizzati proprio per come sono state distribuite a tappeto le torri a cui ci agganciamo spostandoci. Noi non lo sappiamo, mentre ci spostiamo ci agganciamo a una torre piuttosto che a un'altra, o con la tecnologia 5G per esempio è possibile tracciare veramente con pochi metri di scarto la tua posizione esatta. Quindi è possibile sapere, essendo sempre connesso, dove ti trovi. E questo è possibile sia tramite la tecnologia dei telefoni, sia quando sei nella tua casa. Il Wi-Fi è in grado di mappare, soprattutto col 5G, che è una tecnologia militare che è in grado di bypassare quelle che sono le strutture, i muri, il segnale, è in grado di tracciare, quindi di bypassare le barriere architettoniche. Il motivo per cui la connessione diventa più veloce è proprio questo. Potenzialmente io proprio tramite il tuo wifi di casa posso sapere esattamente dove ti trovi all'interno della tua casa, in quale stanza, in quale posizione. Questo è totalmente folle, è assurdo, però viene impacchettato e dato come più velocità, più connettività, più servizio, più smart. In realtà colleghi tutti i puntini. Questo va a collegare i 3 pilastri e qui entra in gioco l'ultimo punto focale, qualcosa in grado di elaborare tutti questi stream di dati. Ma prima di vederli voglio buttare ancora un po' di carne sul fuoco, parlandoti del kill switch, per esempio. Bene, sarebbe passata una legge negli Stati Uniti che per tutti i prossimi veicoli elettrici da adesso in poi prodotti sarà obbligatorio inserire una funzione di kill switch. Cosa significa? Significa che se tu stai guidando in un certo modo, da remoto io posso spegnerti la macchina. Lo so che è assurdo, lo so che è fantascienza, però la tua macchina diventerebbe contemporaneamente il tuo giudice sul come stai guidando e il tuo esecutore perché ti spegne nel momento in cui sbagli. E si blocca, sta lì. Questo è assurdo. Con la connettività può essere poi collegata, per esempio, al tuo portafoglio. Quindi se fai un'infrazione, tac, in automatico ti viene scalato il credito. Ecco, questo è quello che è possibile fare se unisci moneta programmabile, ID digitale, quindi la tua faccia, il tuo avatar digitale, e parallelamente l'ultimo tassello, la videosorveglianza. E arriviamo quindi all'ultimo cuore che farà impazzire i cospirazionisti, lo so già. Arriviamo al nostro Peter, founder di Palantir. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary to scare enemies and on occasion kill them. Check out Palantir shares surging 22% after the company cited a boom in demand for its AI software from the U.S. government. We're doing it. We're doing it. And I'm sure you're enjoying this as much as I am. Palantir per tutti gli investitori è l'unicorno dell'AI. È la società che sta facendo numeri su numeri su numeri, una società che sta esplodendo e che tutti gli investitori guardano sbavando. Cosa c'è però dietro questa società? C'è la capacità di elaborare proprio questi stream di dati. Può aggregare immagini, spreadsheet, dati. È nata ed è stata utilizzata ed è utilizzata per scopi militari ed intelligence proprio perché riesce a elaborare più flussi di dati di diverso tipo contemporaneamente in poco tempo e creare analisi di rischio, per esempio. Ed è stata ora implementata in healthcare, finanza, infrastrutture, quindi una società che riesce con algoritmi complessi a catalogare, ad analizzare tutta questa roba qui insieme. Potenzialmente questa società può avere i tuoi dati finanziari in mano, quindi in che cosa stai investendo, perché è tutto tokenizzato su blockchain, che cosa hai in portafoglio, quindi le tue monete, il tuo denaro, la tua identità digitale, quindi chi sei, patente, documenti, il tuo stato di salute, qualsiasi cosa. Contemporaneamente i tuoi dati di spostamento, cioè il tuo telefono mi dice dove ti stai trovando, dove stai andando, che percorso hai fatto per tornare a casa, dove ti sei fermato, dove hai speso, chi hai incontrato, sensori di prossimità per esempio, quindi con quali altri dispositivi sei entrato in connessione, dove sei stato, che cosa stavi facendo. E con la videosorveglianza, gli impianti di videosorveglianza, diventa un attimo. Posso sapere quanto hai speso al supermercato, per comprare che cosa, se il tuo comprare sta inquinando, se stai consumando troppa acqua, se stai consumando troppo gas. Posso vedere tutta questa roba qui e tutta questa enorme mole di dati
per ciascuno di noi può essere processata grazie alla tecnologia di Palantir. Ovviamente servono data center enormi e servono infrastrutture in grado di farlo, ma oggi una base per questa roba qui c'è già, è appunto Palantir. Ed ecco che ora, prima di procedere con il nostro video e vedere anche la parte finanziaria, facciamo esplodere di gioia un po' qualche complottista. Ti sei mai chiesto da dove arrivi il termine Palantir? Palantir arriva dal Signore degli Anelli. Lord of the Rings, a Palantir stone is a magical object that allows its users to predict the future or to see what's going on in a remote location. It was originally created by the elves. It was meant to be used for good purposes. It is potentially a very dangerous technology. It's very powerful. Il Palantir è sostanzialmente una pietra che ti permette di vedere ovunque nel mondo. È quello che viene mostrata a Gandalf prima dello scontro epico col suo mentore. In pratica un dispositivo medievale nell'era fantasy del Signore degli Anelli che ti permette di avere il tuo occhio posato ovunque. Ed è il dispositivo che utilizza Sauron, il re del male, l'occhio che tutto vede, proprio per non solo vedere che cosa succede ovunque, ma per soggiogare le menti e controllare le menti, facendo vedere ciò che lui vuole che sia visto. Ed è curioso come sia proprio questo il nome scelto per questa realtà. Ora, chiusa parentesi complottista, so che saranno lì con la bava alla bocca che dicono wow, che figo. Scherzi a parte, torniamo a noi. Quando uniamo questi tre pilastri, moneta digitale programmabile, identità digitale e videosorveglianza, e raduniamo tutto in un unico punto, ecco che abbiamo un sistema in grado di controllare cosa il denaro sta facendo e cosa il denaro può potenzialmente fare, chi sei e dove sei. Ogni transazione, ogni identità, ogni comportamento può essere monitorato e può essere addrizzato nella direzione che vogliono. Questo è quello a cui stiamo andando incontro e è un dato di fatto. Perché ho pensato di parlare di tutto ciò proprio ora? Beh, perché siamo di nuovo nel mezzo dell'ennesima crisi che porterà per forza di cose ad un maggior controllo, perché ogni crisi del passato, per chi le studia, per chi le analizza, scoprirà che ogni crisi si porta con sé sempre un qualcosa. E quel qualcosa generalmente è maggior controllo. Facciamo gli esempi pratici. Covid, più tracciamento, pass sanitari, restrizioni accettate per motivi più grandi, salute pubblica e ancora monopattini elettrici ovunque, boom per il green, inquiniamo di meno e tutta questa roba qui. La crisi del 2008 ha portato a molto più controllo in ambito finanziario. La guerra adesso con l'Iran sta portando a limitazioni per forza di spostamenti perché la benzina costa troppo, però puoi usare le auto elettriche, quelle consumano meno. O tutto ciò che concerne la moneta, perché intanto la moneta digitale continua a fare i suoi passi avanti mentre noi guardiamo lì che si bombardano in Iran. Insomma, ogni singola crisi del passato ha portato ad un controllo maggiore. E oggi, visti questi tre pilastri che hanno già la base tecnologica, e si sta solo più costruendo la base burocratica, legislativa, una volta connessi i puntini, ecco che questa roba diventa realtà. E questo ancora una volta è un dato di fatto. Arriviamo a questo punto al lato finanziario. Le banche centrali adesso si trovano ad un bivio. O salvano la valuta, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, o salvano il mercato obbligazionario. Non possono salvare entrambi, perché se alzi i tassi, salvi la valuta, ma ammazzi il mercato obbligazionario. Se tagli i tassi, salvi il mercato obbligazionario, ma ammazzi la valuta. Inflazione. Partiamo da una verità scomoda. Là fuori è pieno di piattaforme che promettono mari e monti. La prima cosa che guardo io non è tanto quanto posso guadagnare, ma che cosa ho da perdere. E se un progetto non mi mostra chiaramente dove sono i rischi e quali sono, allora mi chiamo fuori. E questo è il motivo per cui tra tutte le piattaforme che sto testando nel P2P lending, quindi di fatto il prestare denaro o a aziende o a privati in cambio di un interesse, sto utilizzando come intermediario attualmente prevalentemente i5. Non perché sia privo di rischi, anzi il rischio di default c'è sempre e questo va detto, però parliamo di una società che ha alle spalle una certa solidità maturata negli anni. Ad oggi hanno erogato più di 175 milioni di prestiti, 100% rimborsati, con gli interessi ovviamente. E ancora, la cosa migliore secondo me in assoluto è la durata di questi prestiti. Infatti su i5 hai una piattaforma estremamente comoda innanzitutto, hai tutto ben diviso e hai soprattutto la possibilità di aprire degli investimenti rapidi.
automatizzando il tutto. Infatti io la cosa che utilizzo di più in assoluto qua sopra sono le strategie automatiche, che ti permettono appunto di modulare, di decidere tu quanto capitale allocare a quei determinati prestiti che vuoi fare, quanto vuoi investire per ciascun prestito. Io ad esempio metto 100 euro per ogni prestito in modo da avere sparpagliato l'intero capitale. Ho messo 1000 euro, sto dando 100 euro per ogni prestito. Il periodo, qua i periodi sono molto brevi, quelli che scelgo io, 10-30 giorni massimo. Perché? Perché voglio la massima resa del capitale, e a proposito di resa parliamo di rendimenti fino al 13% annualizzato, ma dall'altra parte scadenze brevi per essere molto più flessibile nella mia gestione di questi fondi, e quindi scelgo 10-30 giorni o 10-15 giorni a seconda del tipo di automazione che vado a creare. Posso poi comunque stoppare in qualsiasi momento le automazioni che ho creato. E tra l'altro adesso abbiamo anche un cashback del 2% che ci viene dato sul primo investimento che effettuiamo. Quindi se anche tu come me hai un approccio prudente e ti piace analizzare i dati prima di muovere anche un solo euro, ti lascio qua sotto il link di A5 per vedere come funziona. Non prenderlo come un consiglio finanziario, ma come uno spunto operativo, un elemento che, come sto facendo io, sto utilizzando per generare degli interessi su una parte di liquidità che voglio rischiare maggiormente, ma dall'altro lato avere dei ritorni che siano più sensati rispetto al classico 2% dei conti rendimento. Quindi qua sotto ti lascio il link, studiatela in autonomia e se ti va poi torna qua nei commenti a dirmi come ti stai trovando dopo che l'hai provata. Adesso torniamo al nostro video, che abbiamo un bel po' di cose da dire. Il mercato, visto come stanno andando le azioni, sta scommettendo che gli Stati Uniti ad un certo punto decideranno di svalutare il dollaro, come hanno sempre fatto. Quindi abbassare i tassi, preservare il mercato obbligazionario, che per inciso cuba un sacco di trillion di dollari, nel 2024 sopra i 140 trillion di dollari. E questo che conseguenza avrà sulle nostre tasche? Prezzi più alti, sia dei beni di consumo, quindi della spesa, della benzina, e sia per gli asset finanziari. Anche loro tenderanno chiaramente a salire di prezzo. In pratica, chi terrà denaro fermo parcheggiato lì perderà. Chi lo investirà per produrre, quindi attività, business, piuttosto che acquisto di asset veri e propri, azioni, oro, potenzialmente bitcoin e così via, tecnicamente avrà il culo più parato, come sempre è stato del resto. Quindi chi vince in questa roba qui, vince chi sposta la sua liquidità verso asset piuttosto che tenerla parcheggiata lì a svalutarsi e comprare progressivamente meno. Ecco dunque a che cosa stiamo andando incontro. Tutta questa roba qui è già pianificata, i dati sono già pronti, la struttura tecnologica è già pronta, la struttura legislativa è in fase di sviluppo, quindi è tutto già qui. Mentre lato finanziario ci possiamo muovere semplicemente investendo e non tenendo tutto cash, lato personale, lato sociale, cosa possiamo fare per difenderci? Innanzitutto non cascare nel gioco del accettare questo servizio, perché vedi, non possono per forza obbligarti a farti l'identità digitale, non possono obbligarti a prendere la moneta programmabile, non possono obbligarti ad essere tracciato in ogni singola cosa che tu fai, ma possono convincerti a farlo. Come? Dandoti il vantaggio, dandoti l'incentivo. Perché non compri un cazzo di monopattino elettrico? È figo, è comodo, va in giro, ma costa. Non ti preoccupare, ti do il bonus e tu lo prendi. Perché non usi più carte di credito piuttosto che contante? Non ti preoccupare, mi invento il cashback di Stato. Già con una manovra del genere, i pagamenti, vai a vederti i dati digitali rispetto al contante sono esplosi. Ecco, è questo il modo in cui loro ti incentivano ad utilizzare ciò che vogliono che tu utilizzi. E ripeto, in questo video non voglio dire è giusto o sbagliato, ma voglio esporre quelli che sono i pro, che ho detto all'inizio, ma soprattutto i contro di questa roba qui, nel momento in cui viene centralizzata e gestita da un'unica autorità, che a quel punto ha il potere di decidere tu che cosa puoi fare, vedere dove sei, quindi negarti opzioni piuttosto che concedertele. E questo per me è sbagliato. Ci metto la mano sul fuoco che succederà proprio così. Partirà come qualcosa di buono, ma per forza di cose diventerà qualcosa di distopico, come la maggior parte dei provvedimenti burocratici legislativi che sono stati fatti dall'inizio dell'era dell'uomo ad oggi. Man mano che si va avanti c'è sempre più sicurezza a scapito però della libertà. Quindi il gioco
e insieme cercare di essere consapevoli di tutta questa roba qui, perché dalla consapevolezza si costruisce la conoscenza e la conoscenza è l'arma che ognuno di noi deve avere, perché solo se sono consapevole di quello che è il loro movimento posso comprendere allora che cosa stanno cercando di fare e quindi decidere di rispondere no quando mi arrivano delle proposte di questo tipo. Tutti insieme, organizzati, possiamo dire no a questa roba qui, che non vuol dire rifiutare il progresso. Il progresso può esserci, il progresso non significa controllo. È possibile fare del progresso libero, è possibile fare del progresso che porti più sicurezza, ma libertà e sicurezza non li raggiungi con il controllo. E questo è un mio piccolo spunto personale. Ti ringrazio per essere stato qui con me, ti invito a condividere questo video, è fondamentale che le persone lo vedano, quindi mi raccomando condividilo il più possibile, lascia like, commenta, fai tanti commenti, perché questo è l'unico modo per dire all'algoritmo di YouTube: ehi, guarda, questa è una cosa importante che le persone devono guardare, devono comprendere, devono conoscere. E quindi se ancora non li avessi visti ti lascio queste 2 risorse qui. Di qua ti mostro come difenderti durante un reset monetario, che è quello a cui stiamo andando incontro. Quindi quali asset avere in portafoglio per difenderti. Di qua invece una playlist in cui ti mostro come funziona il sistema. Ed è questa playlist la cosa più importante in assoluto, che ti mostra il perché penso che tutta questa roba qui porterà necessariamente a più controllo. Ti ringrazio, buona visione, ci vediamo nel prossimo video.